Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Sì, ciao davvero di cuore. Siamo super contenti di avervi qui con noi oggi. Io sono Alessia E io sono Giovanni. e oggi iniziamo un nuovo episodio pensato proprio per voi che state imparando l'italiano e volete farlo in modo naturale, piacevole e soprattutto reale. Esatto. Niente noia e niente lezioni da manuale, solo italiano vero. Quello che sentireste se foste qui con noi. Proprio così. E il tema di oggi? Beh, lo avrete già capito dal titolo, ma ve lo diciamo subito. Oggi parliamo di fare la spesa. Sì, perché andare al supermercato, al mercato rionale o al negozio sotto casa è una di quelle cose che tutti fanno ogni settimana, anche in Italia. E sapere come chiedere, capire i prezzi, trovare i prodotti, è fondamentale per sentirsi a proprio agio. E non solo. Oggi non imparerete solo vocaboli utili, ma anche frasi naturali, espressioni quotidiane e modi di parlare che vi faranno sembrare molto più italiani di quanto pensiate. Abbiamo preparato 3 dialoghi per voi, uno per chi sta iniziando, uno per chi ha già un po' di confidenza e uno per chi vuole davvero alzare il livello. Sì, partiremo da una conversazione semplice, con domande basilari tipo «Dove sono le mele?» o «Quanto costa il pane?» Poi passeremo a un dialogo tra amici che si incontrano al mercato e parlano dei loro piani per una cena. E infine arriveremo a una chiacchierata tra colleghi, più sofisticata, con espressioni idiomatiche, strutture complesse, insomma, l'italiano che sentireste tra persone che si conoscono bene. Durante l'episodio vi aiuteremo a capire il vocabolario, vi mostreremo frasi chiave da ricordare e alla fine faremo insieme un esercizio di shadowing. Così potrete allenare la vostra pronuncia e il vostro ritmo. Sì, perché non basta capire, bisogna anche parlare. E con lo shadowing, ripetendo dopo di noi, vi abituerete al suono naturale dell'italiano. E non preoccupatevi se all'inizio vi sembra difficile. Andremo piano, vi guideremo passo dopo passo. L'importante è provare. Proprio così. E ricordate, ogni parola che pronunciate vi avvicina un po' di più alla vostra versione più sicura, più fluente, più italiana. Quindi, se vi piace quello che fate qui su Italian Pod, fateci un favore. Mettete mi piace, condividete l'episodio con qualcuno che sta imparando l'italiano e lasciate un commento. Ci fa sempre tanto piacere sapere da dove ascoltate e cosa vorreste sentire nei prossimi episodi. Grazie davvero per essere qui. Siete voi a dare senso a tutto questo. Allora, pronti a immergervi nell'italiano del quotidiano? Cominciamo. Bene, prima di ascoltare i nostri dialoghi, facciamo un piccolo riscaldamento con il vocabolario. Sì, vi presentiamo 8 parole e frasi essenziali che sentirete nei dialoghi di oggi. Così quando le sentirete non vi prenderà il panico. Perfetto. Le pronuncerò io lentamente. E io subito dopo alla velocità naturale, come le sentireste in un negozio o al mercato. Poi vi spieghiamo il significato e vi diamo un esempio. Pronti? La prima parola è il banco. Il banco. Il banco è un sostantivo maschile. Indica il bancone di un negozio, per esempio quello del salumiere o del fruttivendolo. Esatto. Per esempio, scusi, il formaggio è al banco? Bravissimo. La seconda espressione è quanto costa? Quanto costa? È una domanda fondamentale. Sì, ed è così comune che la sentirete ovunque. Per esempio, quanto costa 1 chilo di pomodori? Ottimo. Terza parola. Il reparto. Il reparto. Anche questo è un sostantivo maschile. Nei supermercati i prodotti sono divisi in reparti. Il reparto ortofrutta, il reparto latticini, il reparto surgelati. Giusto. Potreste sentire: mi scusi, dov'è il reparto pescheria? Quarta espressione, non lo trovo. Non lo trovo. È una frase semplice ma utilissima quando cercate qualcosa e non riuscite a vederlo. Tipo, cerco il latte di mandorle ma non lo trovo da nessuna parte.
Esatto. Quinta parola, la lista della spesa. La lista della spesa. Sostantivo femminile. È l'elenco delle cose da comprare. E in tanti la fanno prima di uscire di casa. Per esempio, ho dimenticato la lista della spesa. Spero di non scordarmi niente. Sesta espressione. Fare la spesa. Fare la spesa. Attenzione, non si dice comprare la spesa, ma fare la spesa. È un'espressione fissa. Sì, direte oggi pomeriggio vado a fare la spesa, non vado a comprare la spesa. Piccolo dettaglio, ma fa tutta la differenza. Settima parola. Scontato. Scontato. Aggettivo. Significa che un prodotto è in offerta, costa meno del solito. Per esempio, guarda, lo yogurt è scontato del 30%. Ne prendo 2. E infine, mi raccomando. Mi raccomando. Questa espressione è un po' difficile da tradurre, ma si usa per chiedere gentilmente qualcosa o per ricordare un attenzione. Tipo, mi raccomando, non dimenticare il pane. Oppure, mi raccomando, controlla la data di scadenza. Perfetto. Ora che conoscete queste parole e frasi, siete pronti per i dialoghi. E ricordate, non preoccupatevi se non capite tutto al primo ascolto. L'importante è lasciarsi andare, ascoltare il ritmo e fidarsi del processo. Esatto. L'italiano entra un po' alla volta. E oggi fate un passo avanti bellissimo. Allora, mettetevi comodi, respirate e preparatevi ad ascoltare la prima conversazione. Bene, siamo arrivati al momento che preferite di più. I dialoghi veri e propri. Sì, 3 piccole storie, 3 situazioni diverse, ma tutte ambientate nel mondo della spesa. Partiamo dal primo. Perfetto per chi sta muovendo i primi passi in italiano. Ascoltatelo con calma. Non serve capire ogni singola parola. Cercate solo di seguire l'idea generale. Poi, più avanti, lo analizzeremo insieme. Dialogo 1. Livello principiante. Personaggi: Luca e Maria. Buongiorno, posso aiutarla? Sì, buongiorno, sto cercando le mele, ma non le trovo. Certo, sono nel reparto ortofrutta, in fondo a destra. Ah, grazie. E il pane? Il pane fresco è al banco, accanto al formaggio. Perfetto. Quanto costa un chilo di mele? 3,20 €. Va bene, ne prendo 1 chilo e anche una pagnotta, per favore. Subito. Che ne dite? Semplice, chiaro e pieno di frasi utilissime. Ora passiamo a un dialogo un po' più ricco, con 2 amici che si incontrano per caso al mercato. Qui sentirete il passato prossimo, qualche espressione informale e un tocco di vita reale. Dialogo 2, livello intermedio. Personaggi: Marco e Giulia. Giulia, che sorpresa! Ah, Marco, non ci vediamo da una vita. Lo so, stavo facendo la spesa per la cena di stasera. Davvero? Hai ospiti? Sì, vengono 3 amici. Ieri ho preparato la lista, ma stamattina l'ho persa. Oddio, che disastro! E ti ricordi cosa dovevi comprare? Più o meno. Ho già preso il vino, la pasta e un po' di verdure. Mi manca il formaggio e il dolce. Allora, vieni con me. So dove c'è un'ottima pasticceria qui vicino. Mi raccomando, niente troppo dolce però. Che bella chiacchierata tra amici, vero? E ora preparatevi, perché il terzo dialogo è per chi vuole davvero immergersi nell'italiano autentico. Attenzione a espressioni idiomatiche, strutture complesse e quel tono un po' stanco ma simpatico che abbiamo tutti dopo una lunga giornata di lavoro. Dialogo 3. Livello avanzato. Personaggi: Alessandro ed Elena. Alessandro, ma sei tu? Non credevo di trovarti qui alle 7 di sera. Oh, Elena! Sì, purtroppo faccio la spesa dopo il lavoro. Non ho avuto un minuto libero oggi. Nemmeno io. Sono esausta. Ma se non faccio la spesa stasera, domani mangio cartone. Stessa storia. Comunque, vedi quel formaggio lì?
è scontato del 40%. Sul serio? Allora ne prendo un po'. Mi raccomando però, non esagerare con la spesa, altrimenti domani ti ritrovi con il frigo pieno e il portafoglio vuoto. Troppo tardi, l'ho già fatto la settimana scorsa. Classico. Dai, forza. Almeno qui si respira un po' d'aria umana. Meglio che in ufficio. Che ne pensate? 3 mondi diversi, ma tutti legati da una cosa sola, la vita quotidiana in Italia. E ora che li avete ascoltati una volta, non preoccupatevi se qualcosa è sfuggito. Tra poco li riascolteremo e nel frattempo andremo a fondo su frasi, vocaboli e trucchetti che vi faranno sembrare davvero italiani. Quindi tenetevi pronti perché la parte più utile sta per cominciare. Bene, ora che avete ascoltato i 3 dialoghi, andiamo a scoprire insieme alcune frasi chiave che vi saranno utilissime nella vita reale. Sì, abbiamo scelto 3 o 4 espressioni per ogni dialogo, quelle che sentirete spesso, che suonano naturali e che farete bene a mettere subito nel vostro zainetto di frasi italiane. Partiamo dal dialogo 1, quello più semplice. La prima frase è: sto cercando le mele, ma non le trovo. Questa è una combinazione perfetta. Sto cercando è il presente progressivo, molto comune in italiano, per dire che state facendo qualcosa in questo momento. E non le trovo è una frase corta, ma potentissima. Esatto. Notate che le si riferisce a le mele, che è femminile plurale. Quindi non le trovo. Se fossero i biscotti, direste non li trovo. Piccolo dettaglio grammaticale, ma fondamentale per suonare naturali. Seconda frase del primo dialogo. Sono nel reparto ortofrutta, in fondo a destra. Questa è la frase perfetta per orientarsi in un supermercato. Reparto ortofrutta è il modo standard per dire frutta e verdura e in fondo a destra è un'espressione che sentirete sempre, in fondo a sinistra, in fondo al corridoio, eccetera. Terza e ultima del livello principiante. Quanto costa 1 chilo di mele? Semplice, ma essenziale. In Italia si compra spesso a peso, frutta, verdura, formaggio, quindi imparate bene questa struttura. Quanto costa 1 chilo di? Passiamo al dialogo 2, livello intermedio. Prima frase. Non ci vediamo da una vita. Ah, questa è un'iperbole tipica degli italiani. Non significa davvero da una vita, ma da tantissimo tempo. È un modo caloroso, amichevole e molto comune tra amici. Esatto, e notate la struttura. Non ci vediamo da più tempo. Potete dire da ieri, da una settimana, da secoli. Seconda frase. Ieri ho preparato la lista, ma stamattina l'ho persa. Qui usiamo il passato prossimo, il tempo più usato per raccontare cose accadute di recente. E l'ho persa è un bel esempio di pronome oggetto. La lista diventa l'ho persa. Terza frase. Mi manca il formaggio e il dolce. Attenzione, in italiano non diciamo mi serve in questo contesto, ma mi manca. Significa che qualcosa non c'è, che ti manca per completare qualcosa. E infine una frase che sentirete tantissimo. Mi raccomando, niente troppo dolce però. Mi raccomando, qui è usato per esprimere una piccola richiesta gentile, quasi un'istruzione affettuosa. È un modo per dire, per favore, fai attenzione a questo. Perfetto. Ora il dialogo 3, livello avanzato. Prima frase. Faccio la spesa dopo il lavoro. Non ho avuto un minuto libero oggi. Notate il contrasto tra presente e passato prossimo. È un modo molto naturale per spiegare perché state facendo qualcosa adesso, a causa di ciò che è successo prima. Seconda frase. Se non faccio la spesa stasera, domani mangio cartone. Mangiare cartone è un'espressione informale e un po' esagerata per dire che mangereste cibo precotto, surgelato, in sapore, insomma, niente di buono. Terza frase. Mi raccomando, non esagerare con la spesa. Ancora mi raccomando, vedete quanto è versatile? Qui è usato quasi come un avvertimento affettuoso tra colleghi che si conoscono bene. E infine, meglio che in ufficio.
Breve ma potentissima. È una comparazione ellittica, cioè manca il verbo, ma si capisce dal contesto. È meglio qui che in ufficio. Gli italiani lo fanno spesso nel parlato. Ecco, ora che conoscete il significato, l'uso e i piccoli segreti dietro queste frasi, siate pronti per usarle voi stessi. E tra poco, con lo shadowing, le proverete ad alta voce. Ma prima un'altra sezione speciale per farvi suonare ancora più naturali. Bene, ora entriamo in una parte che adoriamo, i trucchetti per suonare più italiani. Sì, perché parlare bene non significa solo usare le parole giuste, ma anche il tono, il ritmo e quelle piccole espressioni che fanno la differenza tra studio l'italiano e parlo come un italiano vero. Esatto. Oggi vi diamo 3 consigli pratici, presi direttamente dai nostri dialoghi. Primo, usate mi raccomando con naturalezza. Non è solo una frase, è un'intera atmosfera. Potete usarla con amici, colleghi, persino con il barista. Per esempio, mi raccomando, fallo ben caldo, o mi raccomando, non arrivare in ritardo. E notate che spesso viene usata all'inizio o alla fine della frase, quasi come un punto esclamativo gentile. Secondo trucco, non traducete parola per parola. Sì, per esempio in inglese si dice I can't find it e in italiano non diciamo non lo posso trovare, ma non lo trovo. È più diretto, più naturale. Esatto. L'italiano spesso salta i verbi ausiliari o modali quando non servono. Quindi, invece di dire voglio comprare il pane, potete semplicemente dire prendo il pane. Suona più fluido, più quotidiano. Terzo e ultimo consiglio di oggi: usate le ellissi. Cioè, omettete le parole ovvie. Gli italiani lo fanno sempre. Per esempio, invece di dire è meglio stare qui che stare in ufficio, dicono semplicemente meglio qui che in ufficio. Oppure, hai preso il latte? Preso. O ancora, dove vai? Al mercato. Vedete? Meno parole, più ritmo. E più autenticità. Quindi, quando parlate, non abbiate paura di essere brevi. A volte meno è più, soprattutto in italiano. E ora che avete questi trucchetti in testa, è il momento perfetto per metterli in pratica con la vostra voce. Sì, preparatevi, perché stiamo per iniziare lo shadowing. Respirate profondamente e ricordate, non importa se non siate perfetti, l'importante è provare, ripetere e divertirvi. Allora, pronti a parlare come un italiano? Andiamo! Bene, ora entriamo nella parte più pratica dell'episodio, lo shadowing. Esatto. Lo shadowing è un metodo semplice ma potentissimo. Ascoltate una frase e la ripetete subito dopo, cercando di imitare il suono, il ritmo, l'intonazione, proprio come un eco. E non preoccupatevi se all'inizio vi sentite un po' strani, è normale. Anche noi, da bambini, abbiamo imparato così, ascoltando e ripetendo. Quindi rilassatevi, mettetevi comodi e seguite il nostro ritmo. Prima una piccola dimostrazione. Ascoltate. Sto cercando le mele, ma non le trovo. Ora voi ripetete mentalmente e tra poco lo farete ad alta voce. Perfetto. Ora iniziamo l'esercizio vero e proprio. Useremo frasi dal dialogo 1, quelle più semplici e chiare. Io dirò la frase una volta. Poi ci sarà una pausa di 3 secondi per voi. E infine io la ripeterò di nuovo, così potrete correggervi. Pronti? Via! Buongiorno, posso aiutarla? Buongiorno, posso aiutarla? Sto cercando le mele, ma non le trovo. Sto cercando le mele, ma non le trovo. Sono nel reparto ortofrutta, in fondo a destra. Sono nel reparto ortofrutta, in fondo a destra. Quanto costa 1 chilo di mele? Quanto costa 1 chilo di mele? Ne prendo 1 chilo. E anche una pagnotta, per favore. Ne prendo 1 chilo. E anche una pagnotta, per favore.
Bravissimi, state andando benissimo. Ora siete pronti per una piccola sfida? Sì, passiamo al challenge round. Useremo 2 frasi dal dialogo 2, quelle un po' più veloci, e questa volta non ci sarà pausa. Dovrete semplicemente tenere il passo, come in una vera conversazione. Non importa se non siete perfetti. L'importante è provare a stare al ritmo. Forza, ascoltate e ripetete subito dopo di noi. Non ci vediamo da una vita. Ieri ho preparato la lista, ma stamattina l'ho persa. Mi manca il formaggio e il dolce. Mi raccomando, niente troppo dolce però. Fantastico! Avete appena fatto parlare il vostro italiano muscolare. E ricordate, ogni volta che ripetete ad alta voce, state costruendo nuove connessioni nel cervello e la vostra bocca si abitua sempre di più ai suoni italiani. Quindi complimenti! Siete stati davvero bravissimi. Ora preparatevi a riascoltare i dialoghi con orecchie nuove, perché dopo lo shadowing noterete tantissimi dettagli che prima vi erano sfuggiti. Esatto. Andiamo. Bene, ora che avete fatto lo shadowing e la vostra bocca ha assaggiato le frasi, è il momento perfetto per riascoltare i dialoghi. Sì, questa volta non solo capirete di più, ma sentirete anche il ritmo, l'intonazione e quelle piccole pause che fanno la differenza nel parlato naturale. E magari noterete frasi che prima vi erano sfuggite o parole che ora riconoscete al volo. Ascoltate con calma, senza stress. Lasciate che l'italiano vi entri dentro, quasi come una musica familiare. Partiamo di nuovo dal dialogo 1, semplice ma pieno di vita. Buongiorno, posso aiutarla? Sì, buongiorno, sto cercando le mele, ma non le trovo. Certo, sono nel reparto ortofrutta, in fondo a destra. Ah, grazie. E il pane? Il pane fresco è al banco, accanto al formaggio. Perfetto. Quanto costa un chilo di mele? 3,20 €. Va bene, ne prendo un chilo e anche una pagnotta, per favore. Subito. Che bello riascoltarlo, vero? Ora sembra quasi più lento. Esatto, il cervello si è già abituato. Ora passiamo al dialogo 2, 3 amici, con quel tono caldo e un po' confidenziale che rende l'italiano così piacevole. Giulia, che sorpresa! Ah, Marco, non ci vediamo da una vita. Lo so, stavo facendo la spesa per la cena di stasera. Davvero? Hai ospiti? Sì, vengono 3 amici. Ieri ho preparato la lista, ma stamattina l'ho persa. Oddio, che disastro! E ti ricordi cosa dovevi comprare? Più o meno. Ho già preso il vino, la pasta e un po' di verdure. Mi manca il formaggio e il dolce. Allora, vieni con me. So dove c'è un'ottima pasticceria qui vicino. Mi raccomando, niente troppo dolce però. Sentite come suona naturale. Quel più o meno, quel oddio, che disastro. È l'italiano che si respira per strada. E ora il dialogo 3, quello con quel misto di stanchezza, ironia e complicità che solo i colleghi o gli amici veri sanno creare. Alessandro, ma sei tu? Non credevo di trovarti qui alle 7 di sera. Oh, Elena! Sì, purtroppo faccio la spesa dopo il lavoro. Non ho avuto un minuto libero oggi. Nemmeno io. Sono esausta. Ma se non faccio la spesa stasera, domani mangio cartone. Stessa storia. Comunque, vedi quel formaggio lì? È scontato del 40%. Sul serio? Allora ne prendo un po'. Mi raccomando però, non esagerare con la spesa, altrimenti domani ti ritrovi con il frigo pieno e il portafoglio vuoto. Troppo tardi, l'ho già fatto la settimana scorsa. Classico. Dai, forza. Almeno qui si respira un po' d'aria umana. Meglio che in ufficio. Che ne dite? Ora che li avete ascoltati una seconda volta, vi sembrano più familiari, vero? È il potere della ripetizione intelligente. Non avete solo imparato parole, avete assorbito ritmo, musica, atteggiamento. E ora siamo quasi alla fine, ma prima di salutarvi abbiamo ancora un paio di cose importanti da condividere. Sì, una chiamata all'azione e un piccolo regalo finale per voi. Quindi non andate via ancora, restate con noi fino alla fine. Che viaggio, vero?
Oggi avete ascoltato, ripetuto, imparato e magari vi siete anche immaginati a fare la spesa in un mercato italiano, con il sole, il profumo del pane appena sfornato. Esatto. E se vi è venuta voglia di provare a parlare davvero in italiano, la prossima volta che entrate in un negozio, siamo fieri di voi. Perché imparare una lingua non è solo studiare, è osare, provare, sbagliare e poi riprovare. Quindi, se oggi avete imparato anche solo una frase nuova, complimenti! State costruendo qualcosa di bellissimo. La vostra voce in italiano. E ora una piccola chiamata all'azione per voi. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un like, condividetelo con qualcuno che sta imparando l'italiano e scriveteci un commento. Diteci da dove ascoltate, quale dialogo vi è piaciuto di più o cosa vorreste sentire nel prossimo episodio. Leggiamo ogni singolo commento e ci aiutano tantissimo a creare contenuti che facciano davvero per voi. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Italian Pod, così non vi perderete nessuna lezione, nessun dialogo, nessun trucco per parlare come un italiano vero. Ogni episodio è pensato con cura, calore e tanta voglia di vedervi crescere. Perché ricordate, non siete solo studenti, siete futuri italiani. Esatto, e ogni parola che pronunciate vi avvicina un po' di più a quel sogno. Allora, grazie di cuore per essere stati con noi oggi. Continuate a credere in voi stessi. Perché l'italiano non è una lingua lontana, è già dentro di voi. A presto su Italian Pod. Ciao ciao!